Ciao a tutte! Oggi un bellissimo progetto di cucito creativo. Realizzerò il calendario dell'avvento. Sarà divertentissimo da realizzare e molto facile perché si realizza con pochissimo materiale. Adesso vi faccio vedere. Ricordo a tutte che sotto il video dove troverete la scritta il calendario dell'avvento, giù in basso troverete una piccola scritta con la dicitura altro. Dovete pigiare il ditino lì e vi si apriranno i PDF da scaricare. Per chi invece gratuitamente, per chi invece non può scaricare il cartamodello, mano a mano che farò il tutorial vi darò le misure. Per realizzare i sacchettini ho utilizzato i tagli di tessuto, ho scelto quelli che a me piacciono di più e hanno anche diverse misure proprio perché magari di un ritaglio ne avevo poco, quindi ho deciso di realizzare lo stesso il sacchettino. Adesso orientativamente vi dico un po' le misure. Sto utilizzando per i sacchettini un misto di tessuti, l'aiuta, quindi colori grezzi, l'aiuta chiara, il panno lence, la lana cardata, questa è una tinta in filo del 100% cotone e basta. E questo tessuto che mi piace molto, questa tonalità di verde, che è un tessuto un pochino elastico, infatti adesso vi faccio vedere, ho bordato diciamo la parte superiore con della passamaneria. Dei sacchettini facilissimi da realizzare perché li potete anche incollare, magari chi non ha, questo lo dico per chi non ha la macchina da cucire, potete anche incollarli, facilissimo da realizzare. Adesso ve li faccio vedere orientativamente le misure. Io ho realizzato dei sacchettini che misurano 10x10, alcuni che misurano 11x8, altri 9x9, altri ancora più piccoli. Le misure sono indicative, dipende da quello che poi metterete voi all'interno, quindi se volete magari un sacchettino più grande fatelo da 10x10, 11x11 o 11x12, non siate così precise, andrà bene comunque. Altrimenti se lo volete più piccolino, tipo questo o questo, vedete, hanno varie dimensioni, lo fate 8x8, lo fate ancora più piccolino se volete mettere magari una barretta di cioccolato, lo potete fare anche piccolissimo. Questo misura 5x8, quindi le misure, ripeto, sono indicative. Adesso vi faccio vedere come l'ho realizzato. Sulla parte superiore alcuni ritagli di tessuto avevano già il bordino, vedete, io l'ho ritagliato e ho cucito e poi ho risvoltato, e dietro con un puntino di colla ho messo dello spago, ma potete anche mettere il nastrino, questo a gusto vostro. Puntino di colla una volta cucito. Adesso ve lo faccio vedere. Guardate che sono carini, poi annodati, così una volta che chi avrà il calendario dell'avvento aprirà il sacchettino, il cordino non cadrà e rimarrà ben fermo dietro. E poi ho attaccato anche queste bellissime mollettine con il numeretto. Vedete, io ho acquistato questi, sono costati pochissimo, io li ho pagati 2 euro, tutti questi numeretti dall'1 al 24. Questi li ho presi da Teddy, che è un negozio che vende un po' di tutto e vende anche articoli per creativi, ma li trovate anche dai cinesi, su internet, AliExpress, insomma un po' ovunque, soprattutto in questo periodo li trovate facilmente. Va bene, iniziamo, vi faccio vedere come ho realizzato il sacchettino, che è facilissimo. Per questa dimostrazione, anche perché i sacchettini io li ho preparati prima, perché sarebbe noioso farvi vedere 24 sacchettini fatti nello stesso modo, adesso ve ne faccio vedere uno. Questo è un rotolo di Juta che io ho acquistato sempre, no, dai cinesi no, penso in un supermercato. Era un rotolone di Juta, ma potete utilizzare per questo progetto, ripeto, il panno lence, quello che avete, tutti gli scarti di tessuto che avete andranno benissimo. Quindi vi dicevo, questa è tela, ne ho ritagliato una striscia che misura 18x10. Cosa faccio? Ho fatto a bordo piedino una cucitura e poi sono andata a sfrangiarmi la parte superiore del sacchettino, poi metto dritto con dritto e vado a cucire sui due lati e basta, e poi vado a risvoltare. Allora, per realizzare la scaletta dovete prendere, se la volete realizzare della dimensione con cui la sto realizzando io, dovete prendere due bacchette che saranno i laterali della scala, che misurano 30 cm. Io sto utilizzando queste bacchette io le ho acquistate in un negozio cinese e ce l'hanno di tutte le misure. L'altezza è 30 cm, a meno dove sono andata io ce l'hanno solo da 30 cm e quindi la sto facendo di questa dimensione. Quelle interne, i pioli, sono praticamente questi
E questi, adesso vi do anche la circonferenza. Allora, questi più grandi, quelli laterali, hanno una circonferenza di 4 centimetri, mentre questi più piccoli hanno una circonferenza di 3 centimetri, ma li potete fare anche della stessa circonferenza, quindi le potete fare sia quelle laterali che quelle che andranno qui, quindi i pioli anche di 4 centimetri. Io la voglio fare così anche perché forse non mi bastavano, adesso non ricordo perché non lo sto facendo, perché forse mi piacciono di più. Va bene, io ho già attaccato uno sopra e uno sotto per tenere ben ferma la scala, così adesso vi do tutte le misure. Allora, per prima cosa, dopo aver preso i due laterali, quelli da 30 centimetri, sono andata ad avvitare, perché questa scaletta poi andrà appesa, quindi la potete poi posizionare, la potete mettere dove volete, perché reggerà benissimo anche col peso dell'ognometto che adesso vi farò vedere. Dovete fare due fori qui, uno di qua e uno di qua. Dopodiché comprate questi ganci, aspettate ve li faccio vedere. Allora, questi sono i ganci, questi sono color acciaio, il mio è color oro, ma la dimensione è identica. Questi li ho presi sempre dal cinese. E la dimensione, la punta è di 1 millimetro e invece la lunghezza è di 25 millimetri, vedete? Li ho pagati pochissimo, ci sono di tutti i colori, c'è ottone, c'è dorato, c'è color acciaio e ci sono anche bianchi. Una volta che avete questo tipo di gancio dovete prendere un qualcosa di appuntito. Io ho usato il punteruolo, mi sono posizionata al centro e ho girato fino a quando ho cercato di inserire quantomeno la punta. Una volta inserita la punta, che avete creato diciamo questo piccolo foro, girate la vite fino in fondo e sarà ben fermo, ben stabile. Lo avvitate per bene, magari vi aiutate con una pinza. Io non li ho avvitati bene per farvi vedere. Ok, una volta fatto questo dobbiamo realizzare i pioli. Io ho dato alla scala questa forma un pochino aperta sotto, ma se volete la potete fare anche dritta. Adesso vi do le misure. Allora, il primo piolo misura 15, li ho tagliati, esatto. Ho ritagliato poi con un seghetto, state attenti alle mani quando fate questo lavoro, poi ho tagliato gli altri di questa dimensione. Quindi abbiamo detto il primo misura 15, il secondo, il mio misura 16, il terzo misura 18 e l'ultimo misura 20 centimetri. Allora, cosa ho fatto? Ho preso la prima bacchetta che ho già incollato, altrimenti mi si muoveva e non potevo spiegarvi e darvi le misure con precisione. Ho messo un pochino di colla, sono scesa, ma io ho fatto a occhio, non ho seguito una regola, sono scesa di 4 centimetri e mezzo e ho attaccato con un puntino di colla la bacchetta. Dopo averla fatta asciugare per bene, ho preso dello spago e l'ho intrecciato per avere ancora più sicurezza che con la colla magari nel momento in cui poi appoggio l'ognometto eccetera eccetera, tutti i sacchettini magari si può staccare, quindi per sicurezza, ma anche esteticamente è carinissimo messo così. Adesso ve lo faccio vedere. Invece l'altro sono salita di 5 centimetri, ho fatto la stessa operazione che ho fatto qui. Adesso vi faccio vedere come posiziono queste altre due bacchette. Intanto io le posiziono così a occhio e me le vado ad incollare. Prendo la pistola a caldo, un puntino di colla qui e un puntino di colla qui. Ragazzi, è facilissimo, e poi ve la sistemate. Per me così a occhio va bene. Aspettate che mi alzo perché da questa, ecco qua, da questa vista vedo meglio. Faccio la stessa cosa anche con quest'altra bacchetta. Adesso vi do la distanza, prima le incollo, altrimenti si spostano. Ok, benissimo, a me sembrano messe bene. Adesso vi do la distanza. Allora, la distanza, la prima ve l'ho già data, ve la ridò, di 4 centimetri, la seconda 4 centimetri e mezzo, da qui a qui 6 centimetri e da qui a qui 5 e mezzo. Ma ripeto, non c'è bisogno di essere così precise a occhio, ve ne rendete conto che è carina. Adesso prendete dello spago, quello che avete, e dobbiamo fare la stessa cosa che ho fatto qui. Adesso ve lo faccio vedere. Andiamo un pochino. Io inizio così, faccio un giro, poi
ne faccio un altro, poi così incrocio e vado a fare la stessa cosa di qua. Ne faccio uno perché questo spago è molto grosso, quindi già uno va bene, così, poi incrocio e vado a fissare. Fate questo lavoro su tutte le bacchette. Poi se volete, se usate lo spago come me per essere più tranquille, che magari il nodo non si possa sciogliere, snodare, cosa faccio? Io prendo un puntino di colla e per sicurezza lo metto qui, ma solo così, per stare tranquilla. Ecco fatto. Adesso fate questo lavoretto su tutte le attaccature, insomma, delle bacchette. Io velocizzo, ragazzi, e iniziamo a realizzare l'ognometto, e poi vi faccio vedere anche l'agrifoglio, non il quadrifoglio, l'agrifoglio come va realizzato. Facilissimo, ragazzi, è un progetto veramente alla portata di tutte. Prima di iniziare l'ognometto, una volta fatto questo lavoro qui, io metterò anche delle lucine a LED, tutte colorate, bellissime, e andrò ad incollare sul dietro della scala con un puntino di colla il vano qui sulla bacchetta laterale. Attenzione a non incollare dove poi andrà aperto per sostituire le batterie, altrimenti non andrà bene. Quindi metto un po' di colla qui e lo vado ad inserire qui. Adesso appena si asciuga io mi andrò ad attorcigliare il filo di luci tutto intorno alle bacchette. Allora, adesso questo è il corpo, adesso do la misura. Io utilizzerò il pile per tutti i pezzi, quindi cappello, braccia, gambe, scarpette, guantini, tutto in pile. Ma per fare lo gnomo potete utilizzare qualsiasi materiale, qualunque voi avete, dal cotone al feltro lana, al pannolencio, il pile, qualsiasi materiale andrà benissimo. Anche l'aiuta per fare il cappello. Quindi non createvi il problema su come, che materiale utilizzare, perché potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto. Allora, questo è il corpo, io metterò il pile dritto con dritto, ho disegnato la sagoma, ho lasciato l'indicazione dove resterà aperto, quindi qui sulla parte laterale, dopodiché andrò a cucire su tutto il disegno della sagoma, ovviamente lasciando qui l'apertura. Poi la misura, questo gnometto avrà una misura di 12 centimetri e mezzo di altezza, questa larghezza è di 9 centimetri, poi 7 è andata a scemare, quindi 4 e mezzo e infine 3 e mezzo. Poi i guantini sempre col pile, due tessuti messi dritto con dritto, disegnate la sagoma e poi andate a cucire sul disegno della sagoma, e l'apertura ovviamente sarà qui, su questa parte qui in alto. Ce ne vorranno chiaramente 2 di guantini. La misura orientativamente misura 7 di altezza per 3 e mezzo, 3 e mezzo e 3 e mezzo. Le scarpette sempre con il pile, questa è la sagoma. Voi non dovete fare altro, questo lo dico per chi non può scaricare il cartamodello, non dovete fare altro che prendere la misura e iniziare a disegnare su un foglio, qui dove c'è la piega chiusa, iniziate da qui a disegnare e vi tracciate la sagoma della scarpetta. Questa sagoma è 3 e mezzo, questa parte qui è alta 2 e mezzo, poi così 4, e questa larghezza è di 6 centimetri. Disegnate la forma di una scarpetta. Nel momento in cui disegnate su un foglio con la piega qui chiusa, quando andrete a ritagliare il cartamodello ve lo ritroverete così per intero. Quindi una volta fatto questo, cosa si fa? Si disegna la sagoma sul vostro tessuto, quello che avete deciso che userete, poi mettete dritto con dritto e andate a cucire a mezzo centimetro dal bordo, soltanto qui, qua sotto, e qui deve restare aperto. Chiaramente io sto utilizzando il pile che è leggermente elastico, un po' elastico, quindi se utilizzate un tessuto non elastico aumentate magari di 2 centimetri o 1 centimetro, fate delle prove magari con un tessuto di scarto, dovete aumentare i due laterali
di 1 centimetro e mezzo, sia di qua che di qua, ok? Perché altrimenti vi risulterà piccola. Poi le gambette, sempre il pile, i due tessuti messi dritto con dritto, ho disegnato la sagoma sul pile, anche se viene malissimo disegnare con la penna sul pile, e stessa cosa per le braccine, ce ne vorranno due ovviamente, 2 gambette e 2 braccine. I tessuti messi dritto con dritto, cucite sul disegno della sagoma e l'apertura va lasciata sulla parte superiore, giù deve restare chiuso, quindi andate a cucire sui 3 lati e qua sopra aperto. Stessa cosa per le braccine, cucite sui 3 lati e qua sopra lasciate aperto. Adesso io vado a cucire e vi faccio vedere. La misura delle gambette, lo stavo dimenticando. Non trovo il metro, ragazze, scusate un attimo. Allora, le braccine hanno un'altezza di 10 cm e una larghezza di 3. Le gambette misurano 15 per 2,5, sono un pochino più piccoline, più magroline. Allora, dopo aver cucito tutti i pezzi dritto con dritto, le gambette ho cucito sui 3 lati e l'apertura vedete è su in alto. Dopo aver cucito ho tagliato tutto l'eccesso e ho risvoltato. Stessa cosa, identica cosa per le braccine, qui aperto e ho risvoltato. Il corpo, qui c'è l'apertura, mi raccomando, quando andate a ritagliare il tessuto in eccesso dove c'è l'apertura nel corpo, lasciate sempre un po' di tessuto in più perché dopo lo dobbiamo inserire all'interno, anche se devo dire che questa parte poi verrà nascosta, però è giusto fare così. I guantini li ho cuciti e li ho risvoltati, li ho portati sul dritto, e stessa cosa per le scarpette, sono piccole piccole. Ok, adesso andiamo a riempire con l'ovatta a fiocchi le braccine, le gambette e il corpo. Poi dovete riempire anche i guanti, soprattutto qui il pollice. Riempite questa parte qui, questa qui e basta. Questa parte qui no, solo questa parte. Riempitela con l'ovatta a fiocchi, e le scarpette adesso le facciamo dopo perché sotto ci vuole la base. Adesso vi faccio vedere che cucirò a mano, ragazze, perché è talmente piccolo qua sotto che mi verrà pure difficoltoso sotto la macchina. 2 puntini di cucitura a mano. Allora, ho già imbottito un braccino e anche il guanto. Adesso questo l'ho incollato, questo è il piedino, eccolo qui. Vedete, all'interno ho messo un pochino di ovatta a fiocchi, questa qui, questa, soprattutto nel pollice. Poi cosa ho fatto? Ho preso il braccino, questo qui c'è l'apertura. Dopo aver imbottito con l'ovatta a fiocchi, prendo con un puntino di colla e vado a chiudere questa apertura così. Collato, adesso inserisco qui il braccino all'interno, lo porto alla stessa misura dell'altro. Qui se volete potete anche rientrare un po' di tessuto all'interno, ma tanto dopo qui andrà decorato con un bordo, con una passamaneria, con un po' di pellicciotto, insomma con qualcosa per arricchire e ornare per bene questo gnometto. Quindi mettete dei puntini di colla. Io ad esempio qui metterò questo tessuto che si chiama bouclé, un effetto bello morbido tipo pecorella come il corpo della pecorella, ma potete mettere qualunque tipo di passamaneria, del pellicciotto sintetico tipo questo, che lo vendono anche a gomitolo nelle mercerie oppure dai cinesi. Insomma, mettete qualcosa perché lo dovete adesso sistemare un attimino, perché così è un po' vuoto, un po' spoglio, quindi è giusto mettere qualcosa. Quindi sempre con la colla io vado adesso a incollare il tutto. Adesso velocizzo, ragazze, e vi faccio vedere le gambette come vanno assemblate alle scarpette. Ok, vedete che bell'effetto. Quindi tolgo l'eccesso e vado a fare la stessa cosa all'altro braccio. Che carino. Ok, adesso ne ho già fatta una, la scarpetta, l'ho imbottita dopo aver cucito il fondo e ho inserito all'interno la gambetta, così come ho fatto per le braccia. Questa è la gambetta, qua sopra dove c'è l'apertura, se volete rientrare il tessuto all'interno, se no potete senza problemi lasciare anche il margine, insomma, non rifinito, soprattutto se usate il pile è lo stesso perché non sfilaccia. Quindi tolgo l'eccesso della colla. Una volta fatto, prendete la scarpetta, questo ovale, adesso do la misura,
è lungo quasi 6 centimetri e alto quasi 5. Cosa bisogna fare? Prendete la scarpetta, qui sono sul rovescio, all'interno c'è il dritto, prendete il dritto e lo posizionate così. E potete adesso cucire tutto il fondo della scarpa anche con una cucitura a mano tutta intorno. Io cucirò per fare prima sotto la macchina da cucire, perché il pile a me non verrà tanto difficoltoso, perché anche se è un pezzo piccolo questo pile è un po' elastico, un po' elasticizzato, quindi adesso lo vado a cucire con la lunghezza del punto più corta, così le parti curve verranno bene. Vedete, me lo sono sistemata così. All'interno c'è il dritto con dritto. Adesso io qui metto una mollettina e vado a cucire a 5 mm dal bordo. Dopo aver cucito vado a portare sul dritto, tiro fuori così con le dita le cuciture, poi prendo la gambetta qui dove è chiuso, non dove abbiamo chiuso con la colla, qui inserisco all'interno, prendo un pochino di ovatta a fiocchi e vado ad imbottire solo il davanti della scarpa, dietro no, solo il davanti un pochino ai lati. Adesso questa era quella che avevo già fatto, controllate che la dimensione sia uguale, più o meno ci siamo, sempre con la colla mettete un pochino di colla qui all'interno e bloccate tutto. Ancora non so come posizionarla, appena è tutto pronto vediamo come posizionare questo bel gnometto sulla scala. Al solito prendo la mia bordura e vado a bordare qui con la colla. Ecco fatto, adesso faccio la stessa cosa anche a questa scarpetta. Allora, io ho già fatto il nasone e il pomponno, praticamente è un tessuto per il pomponno, appunto fizza, poi riempite con l'ovattafiocchi e chiudete l'apertura. Stessa cosa per il nasone, un tessuto, per il nasone se usate la licra è meglio, questa è una maglina, quindi elastica, se no usate un tessuto di un colore neutro, sempre un tessuto, punto fizza, poi riempite dentro con l'ovattafiocchi e poi chiudete l'apertura. Ok, questo qui è questo cerchio ha un diametro di 10 cm, mentre il nasone ha un diametro di 9 cm. Qui c'è il cartamodello e troverete diametro 9 cm in tessuto il naso, ed è questo. Quello da 10 cm è il pompon, ma se volete fare il pompon da 9 cm andrà bene ugualmente. Con questo tessuto in bouclé diciamo sembra più pomposo, quindi dà l'effetto un po' più grande proprio per questo, a parte quel centimetro in più di diametro. Va bene ragazze, adesso facciamo il cappello. Il cappello un tessuto solo uno, qui c'è la sagoma, adesso do la misura per chi non può scaricarlo. Allora, è un triangolo che misura 27 di altezza per una larghezza e scaricate il microfono. Mi sono accorta nell'ultimo pezzettino del video che non si sentono le misure, adesso ve le do. Allora, questo è il cartamodello, è messo in doppio solo un tessuto. Questo triangolo praticamente ha un'altezza di 26 cm e la larghezza è di 13,5, quindi 27 di larghezza, perché questo è messo in doppio. Quindi una volta ritagliato dovete prendere il tessuto, metterlo dritto con dritto e andate a cucire a 1 centimetro dal bordo. Dopo aver cucito tagliate l'eccesso e portate sul dritto. Allora, una volta fatto lo mettiamo da parte e adesso possiamo iniziare ad assemblare l'ognometto. Questo è il cappello, il pomponno poi andrà qui e qui al solito borderò sempre con i ritagli di tessuto qui tutto intorno, andrò ad incollare. Comunque adesso possiamo iniziare ad assemblare tutto. Dimenticavo la barba. Allora io utilizzerò questo colore di barba perché sta bene poi con tutti i colori dei sacchettini che ho realizzato, ma potete farla anche bianca, panna, in commercio, in merceria ce ne sono di tanti tipi, a pelo lungo, a pelo corto, o altrimenti la potete fare con la lana. È un semplice triangolo. Adesso do la misura.
Allora, misura 12 per 12. Quando andate a tagliare, non andate a tagliare di netto con la forbice la vostra pelliccia, perché rovinate la pelliccia. Dovete andare a ritagliare il triangolo sollevando il tessuto, questo qui che trovate nelle pellicce sintetiche, e andate a ritagliare proprio qui, senza toccare il pelo. Una volta ritagliato, fate così, togliete tutta la peluria in eccesso e la barba sarà bella che è pronta. L'agrifoglio non mi ricordo se vi ho fatto vedere come si fa. Ho utilizzato il pannolence, sul cartamodello c'è la sagoma. Per chi non può scaricare il cartamodello, andate su internet, vi disegnate un agrifoglio. Questo misura 11 per 7, questo 6,5 e quella parte più piccola quasi 5. Lo ritagliate, poi lo piegate così, gli date magari la forma, il pannolencio modellabile, poi prendete 3 bacche, unite i 2 agrifoglio e incollate le 3 bacche, è facilissimo se volete fare anche voi l'agrifoglio. Adesso possiamo iniziare ad assemblare. Allora, prendo il corpo del mio gnometto e iniziamo proprio ad incollare qui. Bella barba lunga, se non la fate più piccola, a me piace così. Allora, qui vado ad incollare il corpo, il nasone qui, bello grosso, bello grande, modellatelo con le mani, se lo volete come me un po' allungato, se no lo lasciate tondo, io lo voglio più allungato. Colla e iniziamo ad incollare. Qui la barba, poi sopra appoggerò il nasone, poi le gambette, andrà tutto incollato, ma se volete potete anche cucire. Allora, questo gnometto praticamente starà qui sulla scala in questo modo o di lato, vediamo, adesso non lo so, comunque starà qui il piedino, la scarpetta verrà appoggiata qui, proprio qui su questo bastone. Però prima non vedo l'ora di vederlo tutto bello che è pronto, e poi attacchiamo tutti i sacchettini, le varie decorazioni che io mi sono procurata. Nel frattempo che la colla si riscalda vi faccio vedere, adesso metterò un po' di queste decorazioni in legno, c'è la renna con il colore rosso, sono tutti colori che stanno benissimo con tutti i sacchettini che ho realizzato. C'è anche color legno, ci sono le stelle, l'alberello, insomma. Poi a gusto vostro le decorazioni mettete anche voi magari le lucine, che lo renderà più bello, più particolare, dei fiocchettini, dei fiorellini, l'agrifoglio è perfetto, insomma. Poi volendo potete, io questi li ho trovati, adesso non ricordo se in un supermercato da Teddy, perché io dove vado e vedo cose che mi piacciono compro, quindi poi non mi ricordo mai con precisione dove lo trovate. Ma queste decorazioni comunque sicuramente le trovate un po' ovunque in questo periodo. Guardate che carina anche questa, magari se trovate queste decorazioni in legno le potete anche, insomma, posizionare. Magari questo è troppo grande, guardate che carino questo. Questo è un gnometto, magari appoggiato qui, incollato, comunque sbizzarritevi, con la vostra creatività, io vi do le idee, poi voi metteteci sempre del vostro. Va bene, la colla penso che sia pronta, iniziamo. Allora, iniziamo invece dalle gambette, un pochino di colla qui, oppure cucite, e appoggiate, aspettate che si asciuga. Stessa cosa farò con l'altra gambetta, appena si asciuga questa. Colla qui e incollo. Sta prendendo forma. Allora, adesso che ho attaccato le gambette, è carinissimo, potete ulteriormente decorare con dello spago, con degli oggettini, adesso poi vediamo alla fine io che cosa farò. Allora, la barba, scendete di un paio di centimetri ed incollate la barba qui. Colla e aspettate che si asciuga, perché poi dobbiamo incollare il resto della barba. Quindi così, benissimo, che bello. E poi incolliamo qui. La punta non la vado ad incollarla, la lascio libera, così incollo solo questa parte qui. Adesso il nasone già prende forma
quindi colla e aspettate che asciuga bene, non togliete subito la mano, state così circa un minuto, centrate il nasone qui in questo modo e aspettate almeno un minuto. Adesso, mentre aspetto che si asciuga, prendo un po' di ovatta a fiocchi e vado anche a riempire il cappello. Qui metto un po' di colla, dove avevo chiuso appoggio e aspetto che si asciuga. Riempio il cappellino, non mettetene tante, solo per dare un po' di pomposità al cappello, altrimenti verrà moscetto. Ok, lasciate un po' libero qui da ovatta, sempre con la colla. Adesso dobbiamo andare prima a mettere le braccine, che io metterò così, qui mettiamo la colla, mettiamo il pollice, mi raccomando, nel verso giusto, mi sono venuti dei dubbi. Ok, no, va in su, quindi questo va qui in questo modo, no, va all'insù ragazzi, così, ecco, pollice all'insù, un attimo di defiance. Ok, quindi qui le braccine, aspettate che asciuga, questa colla proprio non la sopporto. Ok, e l'altro braccino, pollice all'insù. Ok, starà così, magari potete metterne una più giù, sempre sullo stesso, nella stessa posizione, stessa altezza dell'altra. Colla e aspetto che asciuga qui. Ad incollare il cappello prendo un po' di farda e vado a dare colore al nasone, così, perché così chiaro è bruttino, ha bisogno di un po' di colore. Miu, della mia gatta. Ok, poi alla fine, quando sarà tutto bello che è pronto, darò anche dei punti luce con l'acrilico bianco. Ecco qui, già prende il colore Miu. Allora, dopo aver imbottito e dopo aver dato colore, sistemate la barbetta. Qui adesso dobbiamo nascondere, quindi dove c'è la cucitura dietro al cappello, questa andrà proprio qui. Quindi intanto fate una cosa, così vi verrà meglio. Qui mettete uno spillo. Il cappellino deve andare sopra al naso. Aspettate, sposto la scala perché ho paura che cade. Ok, poi qui metterò anche la bordura, perfetto. Quindi qua mettiamo uno spillino e poi deve andare a coprire anche qua. Non vi preoccupate perché poi qui metteremo tutta la bordura e qua va pure chiuso, qua ai lati, che carino, e anche qui. Quindi una volta fermato con gli spilli non avrete problemi ad incollare, perfetto. Poi questo vediamo un attimino, scenderò giù, lo lascerò così, vediamo, potete anche cucirlo così, va bene, incolliamo. Quindi io parto da dietro, benissimo, e inizio, tolgo lo spillo, tiro giù qui il cappellino e inizio ad incollare. Aspettate che asciuga perché sul pile non asciuga subito, quindi colla e aspettate, togliete e incollate. Vabbè ragazzi, io velocizzo, facilissimo. Adesso prendete la bordura e andate con tanti puntini di colla ad incollare tutto intorno.
Allora, una volta preparato tutto, qui ad esempio ho dato un puntino di cucitura per abbassare la punta, qui ho incollato delle toppe con i tessuti che richiameranno i sacchetti, qui ho incollato questo bel fiocco di neve, qui ho messo l'agrifoglio e qui ho messo il fiocchetto con lo spago e gli alberelli. Adesso prendo la scala perché lui starà così, sarà bello attaccato alla scala. Allora, praticamente io adesso andrò ad incollarlo così, così, scivola. Allora, praticamente lui starà così, sarà ben saldo qui, si terrà qui perché non voglio nascondere del tutto la scala, che è carino, la gambetta così incrociata, bellissimo. Così metterò dei puntini di colla, aspettate che ve lo faccio vedere, così, qua, dei puntini di colla, qui si terrà la scala, così è veramente buffo, troppo carino, così. Ok, accendo la pistola e iniziamo ad incollare. E poi sistemiamo, adesso mettete tante decorazioni a gusto vostro, adesso mano a mano vi faccio vedere come lo vado a comporre io. Adesso prendo sempre dello spago nel mio caso, ma ripeto, potete utilizzare qualsiasi altra cosa, quindi non lo so, un filo resistente magari di cotone da uncinetto, da ricamo, nastrino. Allora, all'incirca 46 centimetri. Intanto ne prendo due e vado a creare una sorta di cappietto, così. E vado ad annodare. Io nell'eventualità metto anche un puntino di colla perché con questo spago che è un po' troppo spesso ho paura, vabbè che non succede nulla se si stacca. Ok, potete mettere anche un puntino di colla casomai. Quindi tolgo l'eccesso e vado a così a metterlo in questo modo. Poi casomai si taglia l'eccesso, Intanto io li metto di questa misura, un altro lo metterò qui vicino alla manina dell'ognometto, quindi sto attenta anche al filo delle lucine e vado a formarmi anche qui. Non li metto tutti della stessa, diciamo alla stessa altezza, ne metto uno più su, uno più giù. Poi si può sempre sistemare il laccio, si può anche tagliare. Intanto io me li posiziono così. Veramente bello questo calendario, ragazzi, mi piace tanto tanto. Adesso taglio l'eccesso, stando attenta a non tagliare i fili delle lucine. Ok, io sarei capace, ragazzi, perché faccio sempre le cose di corsa. Ok, un altro, adesso lo mettiamo qui nell'altra manina, quindi prendo all'incirca la stessa quantità, io vado a occhio, ragazzi, casomai lo taglio se è troppo lungo, tanto ne prendo un po' e inizio ad attaccare i sacchettini. Ecco qui, vedo di farlo passare proprio sotto il braccino, facciamo così mentre prima. Ok, e vado ad annodare anche qui due nodini e taglio l'eccesso, attenta alle lucine, perfetto. E questo adesso così, benissimo, questo è l'effetto che volevo io, benissimo. Poi se è troppo lungo io lo taglio. Intanto inizio ad attaccare i sacchettini, questi qua. Siccome ancora non ho le caramelle, i cioccolatini eccetera eccetera, all'interno metterò poco di ovatta a fiocchi, ma proprio poco per non lasciarli così piatti senza niente. Quindi metto un pochino di ovatta e poi chiudo il sacchettino. Prendo la mia bella mollettina e la vado ad attaccare insieme al sacchettino qui sullo spago. Fate un bel fiocchetto, vi sistemate lo sbuffo del sacchettino, così fate un bel fiocchettino e ciò che è fatto. Quindi adesso faccio questa cosa per tutti e 24 i sacchettini. Vedete che carino, vi sistemate qui lo sbuffo, poi se è troppo lungo lo sistemate
Ne prendo uno a caso, io li metterò a casaccio i numeri, ma se voi volete li potete mettere tutti ordinati. Io sono un po' caotica nel mio, quindi prendo il primo sacchettino e me lo vado ad attaccare qui così. Io continuo ragazze perché ce ne sono ancora 23 da attaccare, metteteli come preferite. Io prendo un altro pezzettino di spago perché sicuramente questi 3 fili non basteranno, quindi puntino di colla lo attacco qui io, poi li potete posizionare dove più vi piace. Io metterò un puntino di colla qui e mi vado ad attorcigliare un po' lo spago tutto intorno al cappello senza stringerlo, così, in questo modo, che poi sta anche bene. Così, adesso metto un puntino di colla perché io sto utilizzando proprio i ritagli anche dello spago, ragazze, proprio tutto, non si butta niente. Quindi prendo l'altro spago e vado a fare l'aggiuntura, tanto non si vedrà nulla, là ci attaccherò pure i bigliettini, poi vedrete alla fine, ragazze. Ok, vediamo un altro pezzo. Al limite qui posso mettere anche un'altra piccola decorazione per non far vedere l'aggiuntura, non è quello il problema. Ecco fatto, senza stringere, non dovete stringere la corda. Ecco qua, a questo punto io do un puntino di colla qui dietro l'agrifoglio dove ho posizionato l'agrifoglio e qui io ci farò scendere altri bigliettini, altri sacchettini, scusatemi, tutti questi fili mi sto un attimino confondendo. Ok, benissimo, qui un altro puntino di colla e poi una volta appeso, perfetto, puntino di colla anche qui, benissimo. Ok, continuo a mettere i sacchettini. Io ho terminato, volevo anche dirvi, se volete potete anche incollare i sacchettini allo spago oppure alla scaletta. Io ad esempio l'ho fatto, qui ho anche messo l'agrifoglio, qui un sacchettino, e i sacchettini senza l'ovattafiocchi dentro li ho incollati allo spago. Uno anche qui, mi raccomando non mettete l'ovattafiocchi se volete incollarli qualunque tipo di superficie, perché se c'è l'ovattafiocchi dentro potrebbe anche incollarsi all'interno, quindi non mettetela l'ovattafiocchi. Vedete, io alcuni li ho imbottiti con un pochino di ovatta e li ho attaccati con la pinzetta. Qui ho messo delle campanelline, qui ho incollato l'agrifoglio e qui un sacchettino e poi ho messo varie decorazioni, però così non riuscite a capirlo. Adesso ve lo faccio vedere appeso. Eccolo qui, l'ho appeso alla porta così c'è il contrasto perché la scala è chiara e potete capire benissimo come è stato fatto bene. Che meraviglia ragazze, sono veramente contenta. Mi piace tantissimo questo gnomo buffetto. Ho messo anche un po' di neve artificiale qui, ho spruzzato un po' di neve. Sta benissimo, è bellissimo, mi piace, mi piace. Mi piace proprio tanto. Qui ho messo delle campanelline, le ho attaccate con un filo sottile, vedete, alla corda, e stanno anche bene. Sono riuscita a mettere tutti questi 24 sacchettini in una struttura, devo dire, non molto grande, ma come dico sempre io, volere è potere. Sono soddisfatta. Ve lo faccio vedere anche al buio. Bellissimo ragazze, che meraviglia. Se vi è piaciuto il video supportatemi con un bel cuoricino, è gratis, una condivisione se potete anche su Pinterest e un commento se vi fa piacere. Io vi aspetto anche sul mio gruppo privato su Facebook, il Cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare anche nel gruppo. Io non vedo l'ora di vedere il vostro gnomo e anche gli altri lavori che avete magari realizzato guardando i miei tutorial. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se vi piace quello che realizzo, l'iscrizione è gratuita. Io vi aspetto al prossimo tutorial, chissà che cosa farò, non so se sarà un progetto natalizio, non lo so ancora, ma ho in mente qualcosa di veramente carino. Intanto vi ringrazio di nuovo e vi aspetto al prossimo tutorial, ciao a tutte!